Nella prima parte di questa serie Come scrivere una storia, sia essa per cinema, teatro o narrativa, abbiamo visto come si costruisce e come si struttura una storia, a partire da un personaggio, una vicenda o una tematica. Adesso che però abbiamo una storia con una struttura che funziona, qual è il passo successivo da compiere per arrivare a stendere la nostra sceneggiatura o, nel caso in cui vi state dedicando alla narrativa, il nostro romanzo? O meglio, in realtà, siamo già pronti per stendere il testo definitivo? Scopriamolo insieme. I professionisti della scrittura per il cinema, il teatro e la narrativa passano l'80% del tempo che dedicano in totale alla stesura del loro testo a un lavoro di preparazione ancora prima di arrivare a scrivere la prima riga del loro testo. Questo perché questo lavoro di preparazione precedente alla stesura del testo definitivo è imprescindibile e indispensabile per rendere la scrittura il più fluida possibile e ridurre al minimo, evitare è impossibile, inutili riscritture, perdite di tempo, frustrazioni, eccetera, eccetera. Il primo consiglio che si sente sempre è: scrivi di ciò che sai, ed è vero, proprio perché i dettagli realistici aiutano il pubblico ad immergersi nell'esperienza di fruizione della storia. Cosa succede però se voglio o devo scrivere di qualcosa, di un ambito, di un mondo che non conosco assolutamente? Semplice, andrò a documentarmi. Infatti è assolutamente necessario che prima di scrivere conosciamo tutto del mondo del quale vogliamo scrivere, del mondo nel quale vogliamo ambientare la nostra storia. Rischi, opportunità, sfide, dinamiche. Questo lavoro di documentazione e di ricerca che farete prima di stendere il vostro testo sarà poi visibile sotto forma della storia. Che cosa voglio dire? Prendiamo ad esempio il film Alla ricerca di Nemo. Quando la Pixar, lo studio di animazione che ha prodotto il film, ha cominciato a lavorare all'idea per la storia della ricerca di Nemo, non ha semplicemente immaginato i pesciolini protagonisti, ma ha assunto un team di esperti in biologia marina, quindi appunto biologi, etologi, geologi, esperti nella conoscenza dei fondali oceanici, per condividere con il team creativo Pixar la propria conoscenza. Ed è questa conoscenza dei fondali oceanici anche da un punto di vista scientifico che ha poi ispirato e informato la costruzione della storia, le scene, le dinamiche di conflitto e le relazioni tra i personaggi che il team di sceneggiatori Pixar è andato poi a sviluppare. Altro esempio: se il protagonista della mia storia è una persona sordomuta, dovrò andarmi a informare sulla questione nel modo più completo possibile, proprio per popolare la mia storia di dettagli realistici che miglioreranno e renderanno più completa, più immersiva, più autentica l'esperienza di fruizione da parte del mio lettore o spettatore, nel caso in cui stiamo scrivendo una sceneggiatura per un film. Ma cosa significa esattamente fare ricerca per scrivere una storia? Su quali aspetti in particolare mi devo concentrare? Il primo di questi aspetti sono i personaggi. Vogliamo che i protagonisti della nostra storia siano persone vere, siano credibili come esseri umani autentici, siano personaggi tridimensionali con tutte le loro sfaccettature che noi esseri umani abbiamo. Per raggiungere questo obiettivo, noi autori dobbiamo stendere delle vere e proprie biografie dei nostri protagonisti, con tutte le loro preferenze, le loro paure, le loro debolezze, le loro aspirazioni e ambizioni. In particolare, per ogni personaggio dovremo rispondere a 3 domande fondamentali. Domanda numero 1: qual è l'obiettivo del mio personaggio? Che cosa vuole raggiungere? Che cosa vuole ottenere? Qual è la sua meta, sia da un punto di vista metaforico, ma anche può essere da un punto di vista pratico, nel caso in cui sto narrando di un viaggio su strada, per esempio. Domanda numero 2: qual è il suo difetto fondamentale? Questo è un difetto caratteriale che il protagonista ha, il personaggio ha, del quale però non è consapevole, ma i cui effetti si osservano nella rete di relazioni nella quale il personaggio si intrattiene.
Vi ricorderete che nel primo video avevamo fatto l'esempio di un protagonista egoista. Ecco, l'egoismo è un tratto caratteriale del nostro personaggio, del quale lui appunto non è magari consapevole direttamente, ma ne osserva le conseguenze sulle persone a lui care, che rimangono ferite da questo atteggiamento, magari anche inconsapevole, sicuramente non volontario del nostro personaggio. Fatto sta che il suo egoismo sta causando sofferenza alle persone che lo circondano. Ecco, quindi tornando al nostro processo di preparazione precedente alla stesura del testo definitivo, dovremmo individuare questo difetto fondamentale, questo difetto caratteriale nascosto per ognuno dei personaggi principali, almeno appunto i personaggi principali che fanno parte della rete più immediata di relazioni nel quale il nostro protagonista è immerso, proprio al fine di costruire una rete di personaggi il più stratificata e il più complessa possibile, proprio dal punto di vista umano, per arricchire dal punto di vista umano la nostra storia. Terza domanda che dobbiamo porci nel momento in cui andiamo a scrivere la biografia del nostro protagonista è di chi si può fidare e di chi invece deve diffidare. Questo punto è particolarmente importante proprio perché è dalla rete di relazioni nella quale il nostro protagonista è immerso che scaturiranno tutte quelle situazioni, scene, azioni e reazioni che manderanno avanti la nostra storia. Consideriamo ad esempio la massima gli opposti si attraggono nel momento in cui stiamo scrivendo una commedia romantica e quanto è importante indagare il modo in cui il nostro protagonista o la nostra protagonista si interfaccia con amici, con la controparte romantica, con la famiglia. Ma in realtà, anche se stiamo costruendo un thriller, l'importanza della rete di relazioni nella quale è immerso il protagonista è immensa, proprio perché lì ho ancora più bisogno di mostrare di chi il personaggio si può fidare, di chi invece deve diffidare, chi lo sta tradendo, chi lo sta aiutando, andare a sviare poi anche il fruitore riguardo a tutte queste informazioni. Il film Witness, per esempio, con Harrison Ford, mette in scena un protagonista estremamente interessante e affascinante proprio per via delle molteplici sfaccettature che caratterizzano la sua personalità. Sfaccettature osservabili sicuramente attraverso la storia, attraverso le azioni del protagonista, ma anche attraverso la varietà di personaggi con i quali il protagonista interagisce, personaggi molto diversi fra loro in quanto a estrazione sociale, contesto nel quale sono cresciuti, nel quale operano, sistema valoriale anche di ciascuno di loro, personaggi quindi appunto dicevamo diversi con i quali il protagonista si comporta in modo diverso ma anche in un certo senso sempre uguale, proprio perché è lì che si dimostra la sua personalità. Infatti da un lato il protagonista si dimostra ostile e refrattario verso le tradizioni Amish, dall'altro però vi è anche il rispetto di queste tradizioni, la gratitudine verso la famiglia Amish che l'ha accolto e l'ha protetto e lui stesso dimostra un istinto di protezione molto spiccato nei confronti del bambino Amish e della madre Rachel. E poi, essendo un thriller, ovviamente c'è tutta la rete relazionale che coinvolge i colleghi del protagonista, con i quali il protagonista apparentemente condivide un certo sistema valoriale, ma che il fruitore della storia è costantemente portato a chiedersi di chi si può fidare il protagonista, di chi invece deve diffidare, chi lo tradirà, chi gli dimostrerà fedeltà. Quindi ancora una volta riportando il nostro discorso all'origine, ovvero la costruzione della tridimensionalità dei nostri personaggi. La domanda che dobbiamo porci riguardo al nostro protagonista è: il nostro protagonista è più ostile verso un ambiente con il quale apparentemente ha meno da condividere, come ad esempio la famiglia Amish nel caso del protagonista di Witness, oppure è più ostile verso colleghi e amici con i quali apparentemente inizialmente condivideva, o almeno così sembrava, un sistema valoriale ma poi lo tradiscono?
Inoltre, quali personaggi all'interno della rete relazionale nella quale il protagonista è immerso sono i più integri dal punto di vista morale e quali invece lo sono meno, e la scoperta di questa integrità o meno all'interno di conoscenti, amici e familiari come influisce sulla percezione che il protagonista e quindi anche il fruitore della nostra storia ha del mondo? A proposito di mondo, il mondo narrativo è il secondo aspetto, oltre ai personaggi, sul quale dovremo concentrarci nella nostra fase di preparazione precedente alla stesura del testo. Ogni mondo narrativo ha le proprie regole. Nel caso in cui ambientiamo la nostra storia nella quotidianità, ovviamente almeno in parte già le regole le conosciamo, ma nel caso in cui scegliamo di ambientare la nostra storia in un dato periodo storico o di dedicarci al genere fantasy o fantascientifico, ecco che lì dovremo andare o a documentarci, nel caso in cui ambientiamo la nostra storia in un certo periodo storico, o a inventare tutto un sistema di regole alle quali i nostri personaggi che si muovono in quel mondo narrativo dovranno attenersi. Punto importantissimo per quanto riguarda i generi di fantasy e fantascienza. Il fruitore accetterà qualunque regola assurda inventeremo, a patto che questo sistema di regole venga rispettato e la sua coerenza venga rispettata all'interno della storia. Esempio giusto per capirci, io posso inventare che nel mondo narrativo nel quale scelgo di ambientare la mia storia tutti gli asini volano e il pubblico ci starà, il fruitore lo accetterà. Nel momento però in cui introduco un personaggio che è un asino che non vola, ecco che il fruitore si chiederà perché e io dovrò inventarmi una ragione per spiegarlo e dovrà esserci una buona ragione funzionale naturalmente alla storia e all'evoluzione del protagonista che mi spieghi perché quell'asino in particolare non vola mentre tutti gli altri asini in quella storia, in quel mondo narrativo lo fanno. Se non spiego perché quell'asino in particolare non vola, rompo la sospensione dell'incredulità che è alla base di qualunque esperienza autentica e immersiva di fruizione di qualunque tipo di storia. Se invece scegliete di ambientare la vostra storia in un mondo reale, in un mondo veramente esistente o esistito, assicuratevi di conoscere quel mondo alla perfezione, di conoscerne i limiti, proprio per poter riflettere, poterci giocare e creare conflitto, creare tensione, creare dinamiche credibili fra i personaggi. Pensiamo ancora una volta all'esempio che abbiamo citato prima di Alla ricerca di Nemo. Ora che abbiamo personaggi e mondo narrativo, passiamo alla fase del trattamento. Trattamento è un termine tecnico molto usato in ambito cinematografico, ma a mio avviso estremamente utile anche in ambito narrativo per la stesura di un romanzo. Si tratta di una sintesi, un riassunto dettagliato, sequenza per sequenza, di tutto quello che succede nella vostra storia. In ambito cinematografico è lungo indicativamente una decina di pagine, in ambito narrativo è quanto di più simile esista a una sinossi. Attenzione perché, proprio come la sinossi, è un documento tecnico, il trattamento è un documento a uso interno, serve a noi come autori e ai nostri clienti e ai nostri colleghi. È un documento ad esempio che serve per presentare la nostra idea a una casa editrice o a una casa di produzione nel caso in cui stiamo scrivendo un film, quindi non dobbiamo in questa sede preoccuparci assolutamente degli spoiler, anzi un potenziale cliente, una casa editrice o una casa di produzione prima di investire tempo e magari anche denaro in un progetto vuole sapere se il progetto funziona, quindi vuole sapere il finale, vuole sapere tutti i punti di svolta della nostra storia. Consiglio pratico mentre state scrivendo il trattamento: dividete il vostro testo in paragrafi e dedicate ciascun paragrafo a una sequenza. Questo non renderà solo il testo più leggero e più fruibile proprio anche da un punto di vista visivo, ma sarà estremamente utile nel momento in cui poi in un futuro magari doveste spostare una sequenza da un punto all'altro della storia. Eccoci finalmente arrivati all'ultimo passo di preparazione prima della stesura del testo definitivo. Quest'ultimo passo è la scaletta, ancora una volta obbligatoria in ambito cinematografico, facoltativa ma secondo me molto utile in ambito narrativo.
La scaletta è l'elenco delle scene della vostra storia, completo di intestazione, nel caso di una sceneggiatura, e descrizione dettagliata delle azioni che i personaggi compiono all'interno di quella scena. Attenzione, nella fase della scaletta è severamente proibito scrivere dialoghi. Dovremmo concentrarci solo ed esclusivamente sull'evoluzione emotiva della storia e dovremmo porci domande come: i colpi di scena avvengono al momento giusto, la tensione sale e scende nei momenti giusti della storia per massimizzare l'impatto della storia sul fruitore? Per concludere e per riassumere: biografia dei personaggi, ricerca sul mondo narrativo nel quale abbiamo scelto di ambientare la nostra storia, trattamento e scaletta. Una volta effettuati tutti questi passaggi, non dico che scrivere il testo definitivo sarà in discesa, perché sarà comunque un'impresa estremamente ardua, ma perlomeno avremo già chiari i passaggi della nostra storia e sapremo esattamente cosa deve succedere, come, quando e perché in ogni punto della nostra storia. Ora siamo pronti per scrivere la nostra sceneggiatura o il nostro romanzo, il nostro testo definitivo. Se l'idea di scrivere una sceneggiatura intera o un romanzo intero ci spaventa, possiamo cominciare da una scena che è un nucleo centrale di conflitto ed è una buona idea per cominciare a scaldarci, cominciare a capire come scrivere, la voce che vogliamo dare a ciascun personaggio e come vogliamo far interagire il protagonista. Il criterio per scegliere la scena dalla quale cominciare può essere una vicenda che ci ha particolarmente ispirato, una situazione nella quale ci piacerebbe vedere il nostro protagonista o magari una dinamica relazionale tra il protagonista e un personaggio centrale nella sua rete di relazioni. Se scegliamo questo approccio di cominciare a scaldarci, per così dire, nella scrittura con una scena o una sequenza, ricordiamoci che non è necessario che scriviamo in ordine cronologico, può essere una scena o una sequenza isolata presa magari dalla metà della nostra storia o dalla fine, dall'inizio, non è assolutamente importante. L'obiettivo principale di questa pratica è appunto cominciare a prendere confidenza con il foglio bianco e cominciare a prendere confidenza con il nostro personaggio e scoprirne la voce. Il prossimo passo sarà andare a individuare la scena o la sequenza che abbiamo scelto all'interno del nostro trattamento, quindi a un livello macro strutturale, andare ad analizzarla e cominciare a pianificarla per poi procedere alla stesura vera e propria. Per questo passo però vi rimando alla quarta parte di questa serie, come scrivere una storia, parte dedicata nello specifico all'analisi, alla struttura e alla stesura di una scena. Anche per oggi è tutto, grazie per aver guardato. Se ancora non l'avete fatto vi invito a iscrivervi al canale per continuare insieme questo viaggio nell'ambito della creatività e della tecnica di scrittura. Fatemi sapere se avete domande, questioni, dubbi irrisolti qui sotto nei commenti, vi leggo sempre con molto interesse. Non dimenticatevi di lasciare un like a questo video se l'avete ritenuto utile o interessante e noi ci vediamo nel prossimo video, sempre su questo canale, per parlare di storytelling applicato a cinema, teatro e narrativa. Ciao!